Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, un video che secondo me scatenerà, tra virgolette, molto interesse. Perché? Perché oggi vi parlo di pannelli solari ad aria calda. Apriamo una parentesi, facciamo un discorso un po' generale perché magari qualcuno non sa neanche di che cosa sto parlando. Voi conoscete i classici pannelli, diciamo, da mettere sui tetti, che sono o i pannelli fotovoltaici o i pannelli quelli dove circola dentro l'acqua calda, ok? Più o meno ci sono queste due macro categorie conosciute dalla maggior parte, diciamo, degli utenti. In realtà poi ci sono altre tipologie di pannelli, tra cui i pannelli solari ad aria calda. Che cos'è questo pannello solare ad aria calda? È uno scambiatore, vuol dire un qualcosa che tramite il calore che riceve dal sole scambia questo riscaldamento con quello che gli passa dentro, e in questo caso gli passa dentro aria. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi avremo un pannello che è esposto al sole, scalda l'aria che c'è all'interno e la butta in casa calda. Oggi parliamo di questo prodotto che nel dettaglio si chiama Solar Air. È un prodotto di un'azienda che si chiama Solar Cap, che è specializzata in questo tipo di soluzione per il riscaldamento. Attenzione, adesso molti di voi conosceranno già questa tipologia di prodotto e mi diranno: ah, ma io ho visto i tutorial, te lo puoi costruire con le lattine, col tubo flessibile, fai una cornice di legno, gli metti dentro sta roba, una ventola del computer e funzionano. Qui nessuno dice che non funzionano, ma vi voglio far capire che per fare una cosa che funzioni e che vi scaldi realmente l'ambiente dove andate a installarla, o siete veramente bravi e competenti o vi dovete rivolgere a un'azienda specializzata in questo. E rivolgersi a un'azienda specializzata in questo, come magari potete identificare me per consulenze o lavori per quanto riguarda fotovoltaici eccetera, vuol dire mettersi nelle mani di chi sa cosa sta facendo, perché c'è uno studio, c'è un dimensionamento, c'è tutto un discorso da affrontare prima, che include anche la fattibilità o meno del lavoro, perché capite bene che un pannello solare ad aria calda per funzionare bene deve essere al sole, deve essere esposto bene, deve essere rivolto a sud, bisogna valutare un sacco di altre cose, tra cui l'isolamento della casa, il punto da cui immettere l'aria. C'è tutto un calcolo da fare, ma nel pacchetto loro vi daranno tutto quello che è lo studio tecnico, nonché la fornitura e anche, non necessariamente, l'installazione presso il luogo dove bisogna metterlo. Questo era per darvi uno spiegone generale. Adesso faccio due parole su questa azienda perché mi hanno, tra virgolette, affascinato per quello che fanno, per come lo fanno e soprattutto per come funziona il prodotto. E per raccontarvi questo bisogna tornare indietro al 1977, ok? Quindi non proprio ieri, perché il signor Bogino, che è il titolare dell'azienda che esiste oggi, che si chiama Solar Cap e che produce questo pannello Solar Air, ha iniziato a produrre questi pannelli già in questa lontana data. Qualcosa di questo prodotto capiscono. Oggi l'azienda è portata avanti, diciamo, a livello familiare, ma hanno comunque un organico che permette di realizzare il prodotto completamente in casa, quindi progettarlo e realizzarlo su misura in casa è un vantaggio per quello che si riesce a dare come precisione e risultato finale al cliente. Chiaramente nel tempo hanno imparato a migliorare il prodotto, a risolvere le problematiche, a capire come sfruttarlo al meglio, perché questo è un pannello che alla fine, per rendere esattamente per quello che deve, va installato a sud in verticale, quindi su una facciata, su una ringhiera, su un balcone. Per questo tipo di prodotto l'installazione migliore è questa. Poi non escludiamo che si possa installare a tetto, che si possa installare in altre configurazioni dove comunque magari dobbiamo spostarci dal punto dove installiamo il pannello tramite tubazioni e portare l'aria in altre zone. È tutto fattibile, però va tutto studiato caso per caso, quindi non esiste un prodotto universale, non esiste un prezzo universale, perché comunque l'azienda è in Veneto. Diciamo che loro coprono una vasta zona d'Italia e tra l'altro, se tu che stai guardando il video sei un installatore e ti interessa magari proporre e installare questo prodotto magari centro Italia, sud Italia, ma loro non arrivano logisticamente, secondo me prendete contatti con l'azienda perché sono in espansione e stanno anche cercando installatori. Quindi una volta che costruiscono questo pannello, viene dimensionato, viene valutato che presso la vostra installazione sia fattibile metterlo, e attenzione, valutarlo vuol dire che voi contattate l'azienda e in descrizione troverete tutti i riferimenti. Da lì in poi saranno loro a chiedervi tutto quello che serve per capire dove siete, come è fatta la casa, come sono gli ambienti dove va installato, le temperature, l'esposizione, perché non è da escludere
e questo è un punto che mi ha fatto propendere per spingere questo prodotto e questa azienda, che vi dicano no, a casa tua non si può fare. E questo è successo anche un po' da me, perché io mi sono interessato, ho iniziato a vedere cosa si poteva fare a casa mia, e non posso farlo perché verrebbe tra virgolette una porcheria. Se non avete le condizioni ideali per sfruttare questo sistema, loro non ve lo fanno, non ve lo vendono, non ve lo installano, e questo racconta molto su quella che è la serietà di un'azienda. Se invece abbiamo le condizioni per installarlo e farlo funzionare come si deve, ci arriverà a casa questo pannello, immaginatelo come un grosso pannello fotovoltaico, però in realtà è un pannello che è un collettore, quindi come vi ho detto prima uno scambiatore di aria calda. Dentro la superficie del pannello dove prende il sole, proprio dentro, è montato anche un vero pannello fotovoltaico, dimensionato anche questo in base a quanta aria bisogna muovere e tutto, perché questo pannello alimenta un motore che non è la ventola da computer, ma è un motore di tipo centrifugo, tra l'altro brushless, che muove la quantità d'aria giusta in base a come viene fatto il pannello. Loro tendenzialmente usano solo un motore, però viene configurato in base al volume del pannello stesso. C'è tutto un discorso di calcoli di produzione per massimizzare l'efficienza del pannello, perché è inutile mettere un motore troppo grosso che spinge troppa aria, perché capite bene che non farebbe in tempo a scaldarla e non la manderebbe alla temperatura giusta in casa. Ma questo è solo per farvi capire come lavora il prodotto. E parliamo di un prodotto che vi arriva pronto, finito, solo da installare, al quale voi non dovrete fare più nulla, se non, vi farò vedere, regolare all'occorrenza, ma loro lo fanno già in fase di installazione, un termostato. Ok, questo termostato vi permette di scegliere a che temperatura dell'aria deve iniziare il motore a buttarla dentro, perché chiaramente se è fredda è inutile mandarla all'interno. Poi cosa succede? Che nella parte dove c'è una bocchetta che poi vi farò vedere che manda l'aria calda, lì avrete un termostato che vi dice a che temperatura sta entrando l'aria, e avrete un interruttore, perché voi potete decidere quando farlo girare e quando no. Tra l'altro, parlando di domotica, on-off eccetera, nulla vieta che questa cosa si potrebbe anche domotizzare in un secondo momento, perché alla fine è solo un contatto da chiudere. E poi c'è anche il discorso estivo, quindi uno mi chiederà, ma quando poi in estate fa già caldo questo pannello continua a buttarmi aria calda in casa? No, perché voi spegnete il motore, l'aria calda semplicemente rimane lì, la bocchetta che mettono all'interno nelle abitazioni ha comunque una valvola di chiusura, quindi anche l'aria che si riscalda là dentro senza motore non viene comunque introdotta nell'ambiente. Insomma, avete una gestione completa di quello che è il suo semplicissimo funzionamento. Perché vi ho parlato di bocchetta in casa? Perché chiaramente verrà poi praticato dall'installatore o dall'azienda stessa un carotaggio, un grosso buco nel muro per mettere una tubazione dove all'interno passerà l'aria spinta dal pannello che verrà buttata in casa. Quindi alla fine della fiera avremo un qualcosa che noi dall'interno non vediamo, che ci butta aria calda in casa. Aria calda a 60-70 gradi che, se ben calcolata e ben dimensionato con i pannelli, l'ambiente ve lo scalda. Ma non solo ve lo scalda, ci sono poi una serie di vantaggi che sono: uno, la circolazione dell'aria. E voi direte, ma come fa a circolare l'aria se la casa è tutta chiusa? Calcolate che una casa non è mai tutta chiusa, perché ci sono degli spifferi, ci sono dei passaggi d'aria, ci sono magari le griglie di areazione se avete il gas in casa. La possibilità di far uscire l'aria e quindi farla circolare c'è sempre. In qualche caso dove così non era, perché magari si sono trovati in case veramente ermetiche, viene praticato un altro carotaggio con una griglia di uscita per permettere la circolazione d'aria. Circolazione d'aria vuol dire deumidificare e vuol dire anche sanificare l'ambiente. Questo perché? Perché quando poi vedrete voi nel video noterete o mi chiederete che la griglia da cui viene immessa l'aria non è dotata di filtri, perché comunque, a parte il fatto che aprire in casa e quando aprite le finestre entra tutta l'aria che c'è fuori comunque, no? Però se andiamo a parlare magari di inquinamento, particolato eccetera, se voi vi informate su questo discorso capirete che il livello di particolato che si deposita è maggiore in una casa dove non circola l'aria rispetto a una casa dove circola. E qui chiudo la parentesi. Quando questo pannello funziona bene, questo pannello diciamo di norma funziona bene da ottobre a febbraio, perché il sole è più basso, fa freddo, quindi lui rende al meglio e vi butta dentro l'aria calda.
E parlando di gradi, voi dovete tener conto che nel periodo invernale, dove con l'altezza del sole ha la massima resa, un pannello del genere con una temperatura esterna di circa 10 gradi può arrivare anche a 60 gradi interni in aria che viene immessa. Chiaramente nelle mezze stagioni cambia l'incidenza, l'inclinazione del sole, quindi magari la temperatura potrebbe scendere a circa 45 gradi. Tutti questi calcoli verranno comunque fatti dall'azienda quando parlerete della vostra abitazione. E voi calcolate che con una temperatura esterna di 10 e un'interna immessa di 60 il guadagno è molto molto alto, con una cosa che non consuma corrente, non consuma gas, non fa nulla, è lì indipendente e va avanti di vita propria. Nel dimensionamento del pannello e tutto quanto bisogna anche calcolare l'area che si vuole muovere, perché voi prendete come dato di riferimento che un pannello da 6 metri quadri produce dai 100 ai 200 metri cubi l'ora, mentre invece aumentando diciamo il volume d'aria, la dimensione del pannello, si può arrivare anche a 300 metri cubi l'ora. Parlando anche di garanzie eccetera, vi posso dire che ha 10 anni di garanzia su difetti di fabbricazione, non richiede manutenzione particolare, anche perché stando in verticale non si deposita lo sporco come su un pannello messo a tetto, quindi di fatto non c'è nessuna manutenzione da fare. Per quanto riguarda invece l'installazione di questi pannelli, normative, permessi eccetera, allora rientrano sempre nel discorso di edilizia libera. Poi chiaramente se ci sono vincoli storici o particolari regole condominiali, allora bisogna valutare caso per caso, però come per i pannelli fotovoltaici l'installazione di fatto è liberalizzata. Per quanto riguarda invece quello che possono essere il discorso detrazioni, è assolutamente detraibile al 50% in 10 anni. Tutte le pratiche del caso e anche la pratica Enea vengono gestite direttamente dall'azienda SolarCap. Penso di avervi dato il grosso delle informazioni necessarie. Adesso non perderei più tempo con le parole, vi dico che sono andato a seguire direttamente l'installazione di un pannello qui in Piemonte, anzi di 3 pannelli, per capire bene come gestiscono il lavoro, come è fatto il prodotto, per vederlo soprattutto in funzione. E questa installazione che vi faccio vedere oggi è molto particolare perché era ad un'altezza importante, molto difficile logisticamente da gestire, ma loro sono attrezzati per qualsiasi tipo di installazione. Chiaramente se avete la possibilità di metterli a parete ad altezza uomo è un lavoro che si fa veramente in pochissimo tempo. Loro comunque vi danno anche la possibilità di farvi solo la fornitura, perché di fatto la cosa più complicata di tutta la lavorazione è fare il carotaggio nel muro per mettere il tubo per l'immissione dell'aria calda. Basta, adesso ve lo faccio vedere così capite bene di che cosa parliamo. Qui abbiamo i nostri pannelli ad aria calda. In questo caso verranno installati 3 pannelli da 3x2. Questo è stato appena scaricato, è ancora protetto per quanto riguarda la superficie nella parte che va a prendere il sole. Qui potete intravedere il pannello fotovoltaico che non sta ancora lavorando perché siamo contro luce, e qui c'è la ventola. Questa è la ventola che farà circolare l'aria all'interno del locale da riscaldare. Vi faccio ancora vedere il dettaglio della struttura, quindi tutta la parte strutturale in alluminio. Qui dietro abbiamo il foro di uscita per l'aria calda. Questo sarà poi necessario mettere una prolunga nel muro dopo aver effettuato il carotaggio. È un sistema di per sé molto molto semplice. Qui abbiamo il primo pannello, il secondo pannello e il terzo pannello. Come vedete, tra l'altro, questo sta già lavorando perché il pannello fotovoltaico è parzialmente al sole e la ventola è già in funzione. E vi garantisco che anche se non è ancora montato ed è solo appoggiato qui sul prato, esce già un'aria calda che è un piacere. Vediamo se riusciamo a sbirciare, ma no, vediamo solo alluminio, alluminio, alluminio. Qui di lato vedete che c'è questo tappo che nasconde un termostato per regolare a quanti gradi deve partire l'immissione dell'aria calda. Quindi in base all'ambiente, se è una casa, un'officina o quello che è, si regola. Ora, questi 3 pannelli bisogna metterli su, ma prima di metterli su facciamo 2 parole con Gianmaria, che fa parte dell'organico familiare aziendale della SolarCap, così vi dà ancora qualche nozione.
A questo punto vi faccio parlare direttamente con Gianmaria, che è una parte fondamentale dell'organico aziendale di un'azienda che rimane comunque a conduzione familiare e che cura tutto il processo dalla progettazione alla produzione di questi pannelli, e adesso ce ne parla direttamente lui. Sì, buongiorno. Allora, questo qui è un pannello Solar Air che abbiamo realizzato su misura, su indicazioni del cliente, per riuscire ad avere un impatto abbastanza armonioso con gli spazi che aveva a disposizione. Infatti questi pannelli qua, proprio per questo motivo, cioè che vanno montati a facciata, integrati con gli elementi architettonici, generalmente preferiamo ad andare su un approccio custom made, quindi realizzato completamente su misura, in modo da riuscire a richiamarsi un pochino con le dimensioni e gli elementi architettonici presenti in facciata. Questo pannello nella fattispecie è un pannello 3 metri per 2,10 metri, che appunto adesso ha ancora la sua pellicola protettiva, che verrà tolta una volta che verrà montato e tutto quanto. Il pannello di per sé è un'idea abbastanza semplice, è una camera d'aria fondamentalmente, con all'interno dei captatori in alluminio, quindi delle lastre d'alluminio che si scaldano, raccolgono il calore dal sole e poi per contatto, per conduzione, trasferiscono questo calore a dell'aria che si muove all'interno del pannello. Chi muove l'aria all'interno del pannello? Questo motore qui. Questo qui è un motore centrifugo, in questo caso abbiamo un motore da 280 metri cubi ora, e essendo un motore centrifugo, per capirsi come quello della stessa tipologia dei motori degli aspirapolveri, ha molta potenza di spinta, che non solo volume d'aria. Perdonami, che non è la ventolina del computer, perché ci teniamo a chiarirlo. Sì, appunto, le ventole, che poi ci sono con la stessa tipologia di struttura, ce ne sono anche di veramente buone, fatte per usi industriali, non la ventolina del computer ovviamente, però il problema delle ventole coassiali, che si chiamano quelle, è che loro sono in grado di muovere moltissimo volume d'aria, ma non hanno prevalenza, non hanno capacità di comprimere l'aria, quindi nel momento in cui l'ambiente è andato un pochino in sovrappressione perché gli stiamo sparando dentro aria, la ventola gira ma l'aria non si muove più. Questa qui invece è in grado di spingere anche l'aria attraverso tubazioni di 40 metri senza nessunissimo problema. Quindi abbiamo appunto un rivestimento esterno in policarbonato che è trasparente all'infrarosso e quindi mi lascia passare la radiazione all'interno, che va a scaldare i canali in alluminio all'interno, che si scaldano e poi cedono il calore all'aria che passa e esce all'interno dell'abitazione. Diciamo che normalmente cerchiamo di studiare un'installazione in modo tale che si riesca a montare con meno problematiche possibili. Avendo la possibilità di fare questi impianti su misura, abbiamo la possibilità di far uscire l'aria esattamente dal lato dove serve, dove non ci sono prese, dove non ci sono tubi dell'acqua, e quindi cercando di minimizzare un attimino quello che è il lavoro di installazione. Poi ovviamente se uno lavora a terra un'installazione dura 2 ore, se invece siamo in cima in alto su una facciata di una casa andrà a durare 4. E tra un po' vi faremo vedere proprio un'installazione non comodissima, ma ad un'altezza di oltre 2 metri. Detto questo, come vi ho già spiegato all'inizio, vi ho fatto vedere che qui abbiamo il termostato per la regolazione della temperatura in cui parte la ventola, corretto? Esattamente, quella è la temperatura minima a cui va il pannello. Di solito sull'abitazione la settiamo a 25 gradi, che sarebbe più di quello che servirebbe, però l'aria a 20 gradi in movimento viene percepita come sgradevole. In questo caso invece che andiamo a scaldare, parlavamo prima col titolare, questa è un'officina, quindi a lui andrebbe bene dai 15 gradi in su fondamentalmente. Esatto. Da quando riesce a produrre. E chiaramente d'estate, quando fa già abbastanza caldo, non è che il pannello continua a buttarci aria calda dentro casa, avremo la possibilità di disattivarlo all'occorrenza. Esatto, a differenza del termico tradizionale che non può essere disattivato neanche in estate perché va in ebollizione, no? Ogni tanto giriamo per le strade d'estate, vediamo dei pannelli coperti col telo antigrandine o coperti o esplosi. Ecco, quello succede perché il liquido all'interno cosa fa? Quando tutto l'impianto è caldo, i boiler sono caldi, il liquido va in ebollizione e quindi fa uscire il liquido dalla valvola di sovrappressione. Qui non abbiamo questo problema perché l'aria già bolle a temperatura ambiente. Esatto. Non è che rischiamo di andare su di pressione, lui si spegne, l'aria rifrigge lì dentro, non dà nessunissimo problema, sta lì. Tanto più che in realtà montandoli in verticale come li montiamo normalmente, anche se è possibile anche montarli a tetto, abbiamo una temperatura estiva all'interno del pannello che è inferiore rispetto a quella invernale. Cioè un pannello messo completamente a sud, al nord Italia, in estate, in
luglio-agosto mi va al massimo a 45-50 gradi, mentre in inverno mi andrebbe a 60. Questo perché d'inverno il sole è più basso e di conseguenza ho un miglior raggio di incidenza con i pannelli e quindi un'efficienza maggiore. Addirittura abbiamo clienti in ambienti montani che me lo tengono acceso anche d'estate, perché magari il pannello lavora al minimo, gli ricambia l'aria, che hanno comunque problemi di umidità, e gli dà quel pelino di tepore anche d'estate che magari gli fa un po' la differenza la sera. Sopra i 1000 metri me lo tengono acceso anche d'estate di solito. Perché, come vi ho già detto all'inizio del video, oltre alla funzione del riscaldamento abbiamo anche una funzione di circolazione dell'aria e anche di deumidificazione dell'ambiente che riceve questa circolazione. Che misure abbiamo come possibilità massime? Come possibilità massime abbiamo o il 6 metri per 1, diciamo in lunghezza abbiamo 6 metri, in altezza abbiamo 2,10 metri. Questo vuol dire che possiamo fare un 6 metri per 2,10 metri. Se te lo vieni a prendere tu in azienda e te lo monti, sì, ma te lo sconsiglio, perché l'abbiamo fatto una volta e è una cosa ingestibile. Chiaro. Ok, quindi le misure consigliate e le misure che installiamo noi è fino a 6 metri per 1,30 metri, poi a seconda se è più comoda, più scomoda l'installazione, come dimensioni massime del singolo collettore. Nulla vieta di poter attaccare insieme diversi collettori. Ah, ok. Quindi noi nel caso in cui avessimo bisogno di avere da un ingresso solo 8, 9, 10 metri quadrati, possiamo attaccare insieme dei collettori tra di loro. Una cosa che facciamo abbastanza di frequente sono per esempio le ringhiere, dove tu hai magari 10 metri di sviluppo della ringhiera, la lastra mi fa 6 metri, ecco che allora noi andiamo a fare due pannelli da 5 metri che si passano l'aria da uno all'altro e poi la incanalano in un unico punto. Ok, poi appunto la cosa bella di questo lavoro è anche che ogni soluzione è necessariamente diversa da un'altra. Sì. Cioè in questo tipo di lavoro un pannello che va bene per tutte le case non c'è. Ce n'è uno che va male dappertutto, che è se fai uno standard. E per quello che diventa anche importante, come vi dicevo all'inizio, tutta la fase di progettazione dell'impianto adeguato per il luogo che deve ospitare questi pannelli. Adesso questo frastuono che sentite è perché stanno andando avanti con i lavori, stanno facendo il carottaggio nel muro, quindi passiamo direttamente a farvi vedere come si installa questo pannello. Lo vedremo anche in funzione. Dunque, la prima fase consiste nel segnare tutti i fori da parte dell'installatore per quanto riguarda le staffe di tenuta e per quanto riguarda il foro da cui verrà immessa l'aria calda. Chiaramente Gianmaria prenderà tutte le misure 50.000 volte per non sbagliare e metterlo su al primo colpo, anche perché in questo caso non è assolutamente comodo. Viene quindi fatto un foro di passaggio nella parete come sonda per la posizione corretta dove carotare dall'interno in questo caso. Si procede poi con il vero e proprio carotaggio dall'interno verso l'esterno, dove verrà poi messa la tubazione schiumata per favorire il passaggio dell'aria dal pannello fino alla bocchetta di areazione interna. Finito il carotaggio viene poi di nuovo fatta una verifica e vengono installate fisicamente le staffe che andranno a sorreggere il pannello. Saranno 2 staffe nella parte bassa e 2 staffe nella parte alta. È stato tra l'altro ideato anche un sistema di ganci laterali per tirare sul pannello e un sistema ancora più ingegnoso con una carrucola per agevolare l'installazione anche in condizioni come queste. Finita l'installazione delle staffe verrà poi ancorato il pannello in sicurezza con delle staffe apposite laterali, tirato su e posizionato. Fatto questo non resta che fermarlo con le viti nella parte sotto e nella parte sopra. Quindi una volta piazzato rimane così, qua è già stata tolta la pellicola, rimane assolutamente a filo parete, tutto sommato non è neanche brutto da vedere. Qui ne metteremo altri 2. Dopo aver quindi messo la prolunga viene tutto schiumato per l'isolamento, viene montata la griglia anteriore, collegato l'interruttore per le ventole e installato il termostato per la temperatura. Qualche minuto e questo qui si aggiornerà adesso da 43 gradi e 8. E dove legge la temperatura? Qui c'è un piccolo termometro. Ma è quella che vedo dietro la griglia? Sì, guarda, se vuoi vedere la temperatura adesso siamo a 65,5. Sono le 3:58 di pomeriggio, questo è il primo pannello, guardate a quanto sta entrando l'aria. E questo è tutto, ragazzi. Vi ho fatto vedere il prodotto, vi ho fatto vedere un esempio di installazione e soprattutto vi ho fatto vedere che esce l'aria calda. Qui c'è poco da discutere. Un qualcosa messo in una parete che col sole scalda l'aria, ve la butta dentro in casa, potete ben capire quali possono essere i vantaggi. Una cosa veramente interessante, mi ha affascinato parecchio. Se avete le condizioni per fare un lavoro del genere, pensateci bene perché secondo me è tanta roba. Vi lascio in descrizione
tutti i link del loro sito, i canali per contattarli. Principalmente vi risponderanno il titolare o la signora Grazia, che è molto competente in materia, e da lì in poi vi metterete in contatto nel modo più semplice, ossia tramite WhatsApp. Vi chiederà le foto della casa, l'indirizzo, studieranno da satellite tutta la situazione, vi diranno se e cosa si può fare. Come vi ho detto a inizio video, se non si può fare, non si può ottenere un buon risultato, non ve lo fanno. Io vi ringrazio, questo video secondo me vi è piaciuto di sicuro, quindi mettete un bel like. Noi ci vediamo al prossimo video, prossima diretta, o se passate al negozio da Torino ci prendiamo un caffè. Pannello solare ad aria calda, tanta roba. Ciao a tutti!